Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz per mini quad FPV. Si tratta della Ishin VTX 03S, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videocamera ed un manuale di istruzioni. Come notiamo dalle dimensioni, questa micro VTX è ideale per build estremamente compatte e data la sua forma si può applicare direttamente dietro ad una microcamera. Vediamo ora le specifiche tecniche di questa VTX. I canali sono 40, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. La potenza è regolabile e possiamo scegliere tra 25, 50, 100 e 200 mW. Abbiamo anche la modalità Pit Mode che ci porta la potenza a 0.01 mW. In questo modo possiamo cambiare banda e canale senza creare interferenze a chi sta volando vicino a noi. L'antenna è rimovibile e il connettore è un IPEX. La tensione in ingresso può essere compresa tra 3.3 e 5 V. In ogni caso comunque vi consiglio di alimentarla tramite back a 5 V. Tutte le impostazioni della VTX possono essere cambiate tramite Smart Audio. Possiamo usare il Lua Script della Taranis o l'OSD di Betaflight. In alternativa possiamo usare il tasto sopra. Grazie al display possiamo vedere la banda, il canale e la potenza che stiamo utilizzando. Ora alimentiamo la VTX per vedere nello specifico come configurarla tramite tasto. Prima di collegare la batteria assicuratevi che l'antenna sia collegata. Rimuoverò questo connettore e salderò i fili nel back a 5 V di una PDB. Come vedete, quando colleghiamo la VTX alla batteria abbiamo una lettera, un numero ed un numero lampeggiante. La lettera indica la banda, il numero il canale ed il numero lampeggiante indica la potenza della VTX. Per cambiare canale premiamo velocemente il tasto. Per cambiare banda premiamo per 2 secondi il tasto fino a far lampeggiare la lettera, poi scegliamo la banda con una veloce pressione. Per cambiare la potenza teniamo premuto il tasto per 4 secondi fino a far lampeggiare velocemente il numero. Il numero 1 corrisponde a 25 mW. Il 2 a 50, il 3 a 100 e il 4 a 200 mW. Questa Ishin VTX 03S dispone anche dello Smart Audio e può essere configurata tramite l'OSD di Betaflight o Lua Script se avete una Taranis. Per usare lo Smart Audio tagliamo questo filo verde e lo colleghiamo nel TX di una porta UART libera del nostro Flight Controller. Quindi non ci rimane altro che montare la VTX su mini quad e procedere per un test di volo. Per questo test ho impostato la VTX a 200 mW, mantenendo l'antenna di polo originale. Negli occhiali avevo il modulo Real Assist-C RX 5808 con firmware Achilles ed una singola antenna Triumph. Mi sono spinto in avanti per poco più di 400 metri in uno spazio aperto e come potete vedere il segnale rimane sempre pulito e privo di interferenze. Per concludere possiamo dire che questa Ishin si è rivelata essere una buona VTX per chi vuole assemblare un mini quad di piccole dimensioni. La presenza dello Smart Audio la rende completa e funzionale e la possibilità di sostituire in maniera semplice l'antenna è una buona caratteristica. Avrei preferito che nel PCB ci fossero stati dei fori per collegarla con delle viti dietro ad una microcamera, anche se si può risolvere utilizzando del nastro biadesivo ed una fascetta piccola. Questa era la mia recensione della Ishin VTX 03S. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.